Ciao a tutti, amici del leone. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami leone, tendenze energetiche affettive per grazie, la seconda parte di febbraio. Allora, abbiamo la carta della forza e l'imperatrice. Wow! Due carte di propensione in avanti, di propulsione anche direi, in avanti. Quando c'è la carta della forza si parla di forza di volontà, di coraggio, di... Guardate, vedendo che sono due carte che parlano comunque di quarto chakra, io le sento molto collegate al quarto chakra, potrebbe esserci come un'apertura verso l'amore. E non parlo dell'amore romantico, sapete che quando io faccio le stese per gli affetti sono gli affetti a 360 gradi, quindi anche quelli familiari. L'imperatrice in realtà fa anche riferimento alla madre e quindi non lo so, per qualcuno si tratta di magari diventare madri in questo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono collettive, quindi sono fatte per un gruppo, è facile che non tutto risuoni. Quindi voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Sempre nella descrizione trovate il link al corso gratuito di tarocchi e se un altro link che è per le previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email che è caduto qui. Quindi potete scrivermi una mail a questo indirizzo. Allora, iniziamo con un 5 di coppe, un 7 di spade, il 4 di pentacoli, la carta della torre, un 8 di bastoni, un re di spade e un 2 di pentacoli. Ragazzi, periodo impegnativo devo dire, più che altro inizia in modo impegnativo. Ho come una sensazione, ma non voglio dirvi niente fino a quando non vedo i mini tarocchi. Allora, il 5 di coppe è una carta di pentimento, una carta di rammarico e c'è anche poi un 7 di coppe che è una carta che parla di comportamenti poco onesti. Ragazzi, avete raccontato qualche bugia? Vi siete pentiti di aver manipolato qualcuno o di aver forzato certe scelte? Perché il 4 di pentacoli mi dice che in qualche modo siete attaccati a una questione, a una materialità, a anche una quotidianità, per qualcuno. Essendoci poi anche comunque la carta della torre, qui si parla di un crollo dell'ego, di un crollo di qualche sicurezza, di qualche certezza. Diciamo che vedendo poi questo 8 di bastoni, ragazzi, mi dà una speranza in più, perché normalmente sono le comunicazioni, le notizie che arrivano. E guardate, c'è anche questo re di spade. Potrebbe essere che questo re di spade arrivi, ok? Perché comunque può essere una persona che si presenta nella vostra vita. Andremo a vedere dopo se è una persona nuova. E il 2 di pentacoli è come se mi dicesse che siete un pochettino in una fase di alti e bassi. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. 4 di coppe al contrario e fante di spade. Ho come la sensazione che qualcuno qui non sia visto. Interessante perché qui abbiamo un 4 di coppe e qui abbiamo un 5 di coppe. Credo che questo fante di spade sia la persona che non avete visto o che non avete preso tra virgolette in considerazione. Può essere un figlio per qualcuno, perché comunque è un fante.
vedere 7 di spade. 6 di spade e re di bastoni. Ok, credo che ragazzi ci sia qualche questione legata a un genitore per qualcuno, perché qui abbiamo diverse figure. Se non è il genitore, può essere il partner, vi dirò. Qui c'è qualcuno, perché c'è 6 e 7 di spade, c'è qualcuno che ha bisogno di allontanarsi da una persona perché c'è da parte di uno dei due un attaccamento a qualche cosa, a una questione. È una questione pratica. Non so perché, ma sento un'azienda. Come se qualcuno mirasse ad avere l'azienda o magari se si lavora insieme sia un problema anche legato al lavoro. Perché vedendo le carte sotto è come appunto se avesse perso questa occasione. Potrebbero anche essere due persone diverse. Andiamo avanti, vediamo se tirando giù più carte riesco a darvi più informazioni. Cavaliere di pentacoli e 8 di pentacoli al contrario. Ragazzi, allora, il punto è che molte persone credo che non abbiano lavoro ed è per questo che c'è questa sorta di attaccamento alla materialità, è come se non riuscissero a sostenersi da sole e di conseguenza c'è un po' questa prudenza, se vogliamo, nel modo di muoversi e anche nel modo di gestire la relazione. Perché comunque 7 di spade è sempre una carta un po' losca. Parla di furti, di bugie, di comportamenti poco chiari. E qui avete un 6 di spade, che è una carta che vi dice che dovete andare verso acque più tranquille. E se c'è già un re di bastoni, nel senso che voi state già frequentando un re di bastoni, fate attenzione perché potrebbero esserci delle bugie in questo periodo, ok? Andiamo a vedere la torre. Cavaliere di spade e fante di coppe. Ho come la sensazione che le cose non vadano avanti esattamente come voi le avevate preventivate con questa persona. Se non avete nessuno in particolare, ho come la sensazione che siate rimasti legati ad una persona, o comunque che abbiate in testa una persona che potrebbe essere nel vostro ambito lavorativo. Però è come se le cose non procedessero. E qui probabilmente le carte vi vogliono dire: ok, prendete voi il coraggio a due mani, fatevi voi avanti, perché questa è la carta della forza è forza di volontà, ma in questo mazzo viene chiamata voglia ed è molto interessante. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un re di coppe, wow, la carta degli amanti e l'asso di spade. Ragazzi, allora, perché qui ho 3 figure, ok? 4 se guardiamo anche questa, 5 se c'è anche il fante di coppe. Ho come l'impressione che qui arriverà una comunicazione, un'idea che in qualche modo vi darà la possibilità di creare o diventerete padri di voi stessi, quella figura genitoriale di cui vi parlavo, imparerete l'amor proprio,
Oppure qua si tratta di una persona con la quale instaurerete una relazione in armonia. Potrebbero esserci tante idee con questa persona. Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo l'asso di coppa al contrario e il 5 di denari. Perché qui ho come la sensazione che ci sia una sorta di carenza. Ed essendo un 5 di denari è proprio una carenza economica, anche qui abbiamo l'otto di denari al contrario, l'attaccamento del 4 di spade. Ho come l'idea che sarà un po' faticoso probabilmente da un punto di vista economico o pratico questo tipo di relazione, che sia anche piuttosto drenante. Andiamo a vedere il 2 di spade, di pentacoli, ed è per quello che secondo me poi alla fine si va con alti e bassi. Re di pentacoli. E 9 di bastoni. È un po' come se doveste imparare a calibrare meglio quanto, come e a chi darvi, quanto essere generosi e quanto proteggervi, perché qui siete tanto in protezione, in attaccamento, ok? Mentre qua invece vi sento molto più in apertura, ecco. Sono girati anche il Papa e il Giudizio. Ragazzi, ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere una questione legata a una casa, legata a un contratto di matrimonio anche, se fosse. Fatemi sapere come vi risuona perché è un po' complicata la lettura, se devo essere sincera. È come se ci fossero, perché ci sono tante figure, quindi tante energie contrastanti. Anche qui abbiamo due arcani maggiori, c'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di crescere, di prosperare, qui c'è il tentativo di iniziare, c'è prudenza però. Se state aspettando una chiamata, una comunicazione, una notizia, la firma di un contratto arriva, ragazzi. Ok, andiamo a vedere una carta con gli oracoli. Wow. Allora abbiamo la barca. Bella. Questa carta dice che state ricevendo o per ricevere quello di cui voi avete bisogno. Parla di un arrivo, di una progressione o di un muoversi o di una chiusura di questioni. E questa carta parla di un cuore che si sta sanando, si sta recuperando. Guardate, è un po' come se qui sentisse la rottura del cuore e da qui in avanti, perché comunque avete gli amanti, parla di amor proprio, di amore in equilibrio, di apertura del cuore, di quarto chakra. E anche queste carte qui, come vi dicevo già all'inizio, è proprio l'apertura del quarto chakra. E guardate, dice anche libertà da una relazione tossica o da una dipendenza. La dipendenza, 5 di pentacoli e su di coppa al contrario. E c'è il taglio. Può anche essere che questo re di spade sia una persona che entra per aiutarvi. Perché normalmente quando ci sono i re di spade si tratta di psicologi anche. Fatemi sapere. Va bene, ancora una meditazione delle 101 meditazioni di Findorn. Vediamo che cosa vi vogliono dare. Che messaggio è per voi? Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le iscrizioni, con le donazioni. Grazie a tutti perché è davvero molto importante. L'amore non dovrebbe mai venire aperto o chiuso come un rubinetto. Interessante. Quando ami, fallo con tutto il cuore e non aver mai paura di dimostrarlo. L'amore non può essere nascosto, è qui perché tutti lo vedano e lo condividano.
Consenti all'amore divino che è in te di fluire libero, perché l'amore attira amore. Mantieni il tuo cuore aperto e ama, ama, ama. Un uomo è come pensa. Cerca di vedere il meglio in ogni situazione e non pensare che il tuo risentimento o la tua infelicità per aver ricevuto un cattivo o iniquo trattamento siano giustificati. Questo atteggiamento, ce l'ho qui, questo atteggiamento non contribuisce né al benessere né alla pace mentale. Trasforma in positivo ogni pensiero di emozioni negativi, semplicemente rifiutandoti di accettare qualsiasi negatività. Sappi che io sono in ogni cosa ed in ogni situazione e mantieni la mente ferma in me. In me sarebbe in Dio, l'universo, Madre Terra o in chi crediate voi. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!